Modifichiamo il file add.png, gli aggiungiamo un paio di D, clicchiamo su modifica, modifica nome, premiamo F5 e come vedete il file ora non si chiama più add.png ma ha preso il nome che abbiamo specificato tramite il nostro form. Ora lo ripristiniamo. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'anteprima dei nostri file. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la possibilità di poter rinominare i nostri file e le cartelle. Quindi, per prima cosa, ci spostiamo nel nostro editor. ITD gli diamo callspan uguale 3, perché andiamo a inserire in realtà un'ulteriore cella qua a fianco, dove caricheremo i pulsanti per la gestione insomma delle nostre righe. Quindi nel TR qua al secondo TR gli diamo l'87%. Bene, e inseriamo un nuovo TD with 10% e gli diciamo anche align right, aperto e chiuso, e al suo interno inseriremo un input type image src icone slash rename ab.png e poi gli diciamo width 25 pixel e per il momento non li associamo a nessun evento. Bene, e lo stesso facciamo con le cartelle, quindi salviamo F5. Perfetto, sono stati aggiunti correttamente i nostri pulsanti. Ora diamo un titolo e li associamo al click l'evento per richiamare la funzione che mostrerà il pop-up per rinominare le cartelle o i file. Quindi gli diremo title rinomina e on click show pop-up rename, che ovviamente ora andremo a definire come funzione, e in ingresso gli passiamo la nostra variabile i. In questo caso sarà il nome del file, mentre qua il nome della cartella. Quindi salviamo e in cloud personale definiamo come sempre allo stesso modo il nostro pop-up, quindi la funzione per mostrare il pop-up, show pop-up rename, che prende in ingresso il nome del file, nome file o directory, vabbè, definiamo le direttive grafiche, verifichiamo che il pop-up non sia già stato creato e nel caso lo andiamo a creare. Windows Open e richiamerà il file privata sezioni account personale change name.php e gli passiamo il nome del file con la cartella direttamente, perché anche in questo caso ci servirà ovviamente la cartella dove è ubicato il nostro file, altrimenti lo andiamo a chiudere e lo ricreiamo. Bene, e poi come sempre nell'intestazione andiamo a definire la variabile pop-up rename. Salviamo, creiamo un nuovo file che lo salviamo ovviamente come change name.php.
salviamo, F5, clicchiamo su modifica account personale. Come vedete viene aperto il nostro pop-up e ovviamente a video non visualizziamo nulla perché il file è ancora privo di contenuto. Bene, ora come abbiamo fatto per il form nuova cartella, andiamo a definire la nostra pagina. La funzione all'interno dei tag script la possiamo anche per il momento eliminare e definiremo la tabella class form with 98% allineamento centrale. Poi come nome campo qua ci scriviamo modifica nome, campo obbligatorio, inseriremo una input type text name size 40 e come value ci impostiamo la nostra variabile get nome file, quindi la variabile che riceve in ingresso il pop-up tramite il get. Poi inseriamo il nostro pulsante che lo chiamiamo modifica nome e per il momento l'evento onClick lo lasciamo vuoto. Salviamo, F5, riclicchiamo su modifica account personale e come vedete viene generato il pop-up e viene caricato all'interno dell'input il nome che riceve in ingresso il nostro file, quindi in questo caso account personale.php. Perfetto, ora andiamo a racchiudere la nostra tabella all'interno di un form, method post, action, qua richiameremo il file rename.php che ovviamente dovremo andare a creare e gli diamo un identificativo, quindi id lo chiamiamo form name. Bene, quindi dicevamo racchiudiamo la nostra tabella e innanzitutto al clic sul nostro pulsante richiamiamo la funzione dove ci va a verificare che il campo name, quindi gli diamo anche un identificativo id name, che il campo name quando viene cliccato il nostro pulsante per inoltrare la richiesta non sia privo di testo e nel caso ci dia, come abbiamo visto nelle precedenti video guide, un alert dove ci blocchi il nostro form e non ci inoltri i dati. Quindi nell'intestazione del nostro file definiamo la funzione, quindi function read value, che non prende in ingresso nulla, e come prima cosa andiamo a verificare il valore dell'input, quindi gli diremo var input sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci va name, l'identificativo del nostro input, scusate, e ci recuperiamo il suo value, quindi punto value, e poi gli diciamo if input è uguale a stringa vuota, ci stampiamo un alert a video, quindi alert, e gli diciamo attenzione, specificare un nome per il file o la cartella selezionata e poi andiamo a modificare l'action del nostro form per non inoltrare la richiesta, quindi gli diremo var form sarà uguale a document, anzi gli diciamo direttamente document.get element by id,
form name punto action uguale al cancelletto, in modo da inibire la richiesta del form. Bene, e ovviamente al clic sul nostro pulsante richiamiamo la funzione read value e salviamo. Quindi lo testiamo, F5, rinominiamo il file account personale, cancelliamo il contenuto, clicchiamo su modifica nome e come vedete a video abbiamo il nostro alert, clicchiamo su ok e non succede nulla, quindi il form non viene la richiesta del form non viene inoltrata. Bene, ora come prossimo step aggiungiamo al nostro input, scusate, al nostro form anche l'input type hidden name cartella e come value gli impostiamo la variabile get cartella, quindi del nostro percorso. Bene, e poi inseriamo anche un altro input type hidden, lo chiamiamo old name, quindi il vecchio nome del file, dove inseriamo invece la variabile nome file. Perfetto, quindi salviamo e creiamo un nuovo file e lo salviamo all'interno della cartella account personale come rename.php. Perfetto. All'interno di questo file, quindi per prima cosa andiamo a recuperarci le nostre variabili. Allora, il primo dato che dobbiamo recuperare sarà il nome vecchio del file, quindi old name sarà uguale a post old name. Bene, poi andiamo a dirgli che se post cartella è diverso da stringa vuota, allora definiamo la variabile directory che sarà uguale a post cartella, altrimenti directory sarà uguale a privata slash e ci concateniamo old name, quindi il nome originale. Bene, poi quello che dobbiamo fare è andare a eliminare il nome del file dalla variabile post cartella, perché in post cartella abbiamo il percorso completo del nome del file. Quindi esploderemo la nostra variabile post cartella al campo old name, quindi directory, e gli diremo che percorso è uguale a x all'indice 0, quindi il risultato dell'esplosione della nostra stringa. Bene, e poi per finire directory sarà uguale al percorso assoluto, quindi alla variabile directory li concateniamo inizialmente gli slash per uscire dalla directory in cui risiede il file, e lo stesso alla variabile percorso. Quindi punto percorso. Perfetto. Ora, come ultima modifica, dobbiamo richiamare la nostra funzione rename
in PHP che prende in ingresso il nome del file completo di percorso originale, quindi la nostra variabile directory, virgola, e come secondo dato il percorso di destinazione col nuovo nome. Quindi ci andrà la nostra variabile percorso punto slash, e qua ovviamente ci va concatenata la nostra variabile post di name, quindi il nome che abbiamo scelto per la modifica. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, premiamo F5, modifichiamo il file add.png, gli aggiungiamo un paio di D, clicchiamo su modifica, modifica nome, come vedete l'header location finale non è impostato, chiudiamo il nostro pop-up, premiamo F5 e come vedete il file ora non si chiama più add.png ma ha preso il nome che abbiamo specificato tramite il nostro form. Ora lo ripristiniamo, erano solo 2D, bene, e ora verifichiamo che stia funzionando correttamente anche con le nostre cartelle, quindi modifichiamo la cartella test2, la chiamiamo test ma sì 2333, modifichiamo il nome, premiamo F5, come vedete è stata modificata, è stato modificato, scusate, correttamente anche il nome della nostra cartella. Ora lo ripristiniamo e vediamo, come abbiamo visto nelle precedenti video guida, al termine della nostra richiesta di aggiornare anche in tempo reale la nostra pagina tramite la funzione genera elenco e chiudere contemporaneamente anche il nostro pop-up. Quindi gli diciamo if rename, quindi se la nostra funzione va a buon fine, gli facciamo fare un header location a change name.php e li concateniamo nell'URL status uguale 1. Salviamo e nel nostro file change name, come abbiamo visto per il form upload file, gli diciamo prima del nostro form, all'interno dei tag PHP, gli diciamo if isEt getStatus, apriamo i tag script JavaScript, richiamiamo la funzione window opener genera elenco, gli passiamo ovviamente il percorso e la cartella selezionati in modo da andare a aggiornarci il nostro elenco, e poi gli diciamo anche window opener pop-up anteprima, vediamo come l'abbiamo chiamato, no scusate, pop-up rename punto close, quindi salviamo, F5, modifichiamo nuovamente il file add.png, gli aggiungiamo nuovamente un paio di D, clicchiamo su modifica nome, come vedete il pop-up si è chiuso ed è stato aggiornato in tempo reale anche il nostro elenco. Ora lo ripristiniamo e abbiamo anche concluso. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sul download dei nostri file.